Ciao dears, benvenuti ad un'altra Vocal Coach Reaction su Dimash, ma questa volta lo ascoltiamo in trio. Diciamo che c'è una cantante di eccezione vicino a lui che è Lara Fabian. La conosciamo per il brano Adagio che moltissimi di noi hanno cantato, o sicuramente ci siamo cimentati, no? Perché è un brano con delle note altissime. So che Dimash stesso è stato molto molto influenzato da questa cantante e quindi sono molto curiosa di vederla cantare con lui. E poi questo trio si compone di un'altra cantante che si chiama Aida Garifullina o Garifullina, non saprei come si pronuncia. Se li presentano sicuramente potremo capire dove va l'accento su questo nome, però intanto sono molto contenta di guardare con voi questo brano dove lui non canta da solo e sono curiosa di vedere come interagisce con altri cantanti. Prima di tuffarci nel video, però, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina delle notifiche per essere certi di non perdervi neanche un video. Cominciamo. На льду звезды фигурного катания. На сцене Лара Фабиан, Аида Гарифуллина, Garifullina, Димаш quindi. Кудайберген. Ecco dove stava l'accento. Prendoti te desiderio di me limpido libero il più forte prendi di me Quindi stanno cantando in italiano. per te. Lei ha una buonissima pronuncia. Senza Dio, le distanze ormai sono sciolte, sai, nell'amor. Tra il maggiore e il minore esplode quel che ho. Io non riesco a capire bene il testo, Respiro io ti cercherò. Ok, fino all'ultimo respiro io ti cercherò. Allora, lo fermo un attimo perché c'è da dire che quando si canta in uno stile lirico, molto spesso, diciamo, non è chiarissimo quello che viene detto nel testo. Non vale per tutti i cantanti, però perfino per gli italiani molto spesso quando cantano non è facile pronunciare le parole in modo proprio che si capiscano. Quindi non è niente di strano il fatto che loro stiano cantando e non si capisca benissimo quello che dicono o soltanto a tratti, però mi dà un pochino la sensazione che magari qualche parola non sia proprio pronunciata perfettamente. Andiamo avanti. Colorità delle comunità, Eccola Lara. poesia, melodia, Wow. vita mia. La forza che vibra dentro di te, la mia Ok. frenesia. Fermiamo un attimo. Si capisce molto bene quello che lei sta dicendo perché sta cantando con un'impostazione molto più moderna, no? Quindi non avendo la voce particolarmente girata e avendo un'impostazione un po' più parlata, che è quella che si utilizza appunto nel canto moderno, le parole diventano più comprensibili. Di amarti dove no dentro te volerò cieli miei ora sei la complicità. Ecco, qui si capisce bene. Nostra musica. Comunque molto bello, questo intreccio di voci. Anche perché appunto ci sono due voci femminili ma molto diverse.
come modo di cantare. fino all'ultimo respiro io ti cercherò, la sonorità dell'eternità, come poesia, melodia, sei tu vita mia. Bellissimo. Quest'ultima parte che loro hanno fatto è stata straordinaria per la sincronia con la quale hanno cantato, nel senso che erano proprio perfettamente adese le voci, quindi non soltanto per quanto riguarda gli attacchi e le uscite che erano perfettamente insieme, ma erano proprio incollate anche a livello proprio di dinamiche, quindi di crescendo, di decrescendo, di vibrati, eccetera, eccetera. Quindi molto molto bello l'effetto, le loro due voci stanno molto bene insieme. Vaganti siamo, che pulsano nell'oscurità della falsità, voce forte e sincera, il maggiore e il minore strade pregherò, fino all'ultimo respiro io ti cercherò, la sonorità delle due metà, come poesia, melodia, noi siamo, la passione ci chiama, la dissenza ci amo, così. Bello, chiaramente la cantante lirica va nell'ottava alta, quindi prende proprio l'acuto finale. Bello, interessante il fatto che abbiano affiancato a lui, che comunque in questa esibizione rimane molto, come si può dire, molto nei ranghi, nel senso rimane molto coerente dall'inizio alla fine con questa vocalità più classica, ed è giusto perché questa canzone non si presta chiaramente a tutte quelle variazioni vocali che lui spesso ci propone, no? Un po' un classico, diciamo, proprio come andamento, è molto melodica, quindi deve essere cantata così. Però ha vicino due voci femminili molto molto diverse, una più classica, quindi un soprano con una voce abbastanza sottile ma molto molto melodiosa, molto precisa, e poi vicino ha anche Lara Fabian, che invece ha questa vocalità più moderna, sicuramente con un'impronta molto chiara verso le note alte. Essendo una vocalità francese, mantiene sempre un po' questa sorta di nasalità che però nel suo modo di cantare non è qualcosa che dà fastidio, è proprio un piccolo particolare. Quindi devo dire, mi piace molto, lui è stato veramente bravo. Se posso fare un piccolo appunto, visto che sono italiana e conosco anche molto bene, oltre che la lingua, questa tipologia di canzone, no? E come viene usata, utilizzata la pronuncia proprio dell'italiano anche ad uso del canto. Direi che per quanto riguarda Dimash, rispetto a questo trio, è quello che direi ho sentito meno preciso per quanto riguarda la pronuncia. In particolare ho sentito alcune consonanti, come quando lui dice dentro, tende a dire questa D un po' dentro, un po' T, ok? Un po' dura. Naturalmente non si può pretendere la perfezione, però devo dire che l'ho sentito più preciso per quanto riguarda la pronuncia italiana in altri video, come per esempio Confessa oppure Ogni pietra. Nella playlist dedicata a Dimash delle mie Vocal Coach Reaction trovate proprio anche questi brani e i miei commenti a questi brani. Sicuramente questa era una collaborazione, quella con Lara Fabian e Dimash, un po'
aspettava da tempo, nel senso che ho sempre sentito da parte sua dei grandi apprezzamenti nei confronti di questa straordinaria cantante. Fatemi sapere che cosa pensate di questa esibizione in trio di Dimash e fatemi sapere nei commenti quali sono le prossime vocal coach reaction dedicate a Dimash o altri artisti che avete nel cuore che volete che io faccia. Vi ricordo che se volete un'analisi vocale da parte mia è possibile prenotarla al link che trovate qui in descrizione proprio nella prima riga. Io vi do un grandissimo bacio e vi do un appuntamento al prossimo video. Mua!